So, and I do the same. So when I translate Bhadrena into Italian, I will use her words and her way of transmitting something so that we use each other's words. Did I get that? Perfect. Okay, good. So I won't ask anymore. You will tell me when I miss something, no? Sì, va bene. Di nuovo benvenuti a tutti. Welcome to everybody. E abbiamo quest'ora e mezzo di tempo per immergersi nell'idea e nel concetto biodinamico. So we have this hour and a half to immerse in the world and the concepts of craniosacral biodynamics. E una delle nostre intenzioni con questi webinari è di ispirare dentro tutti noi o ricordare dentro tutti noi la magia della nostra biologia, della nostra fisiologia. And the intention with these webinars is to remind ourselves of the magic of the physiology and our bodies. Sì, la biodinamica è impostata sull'idea che c'è un'energia che ha una intelligenza sua propria. The biodynamics builds on the information or on the principle that there is an energy, that there is a life force. No, I missed that one. I think you need to make smaller. That has an intelligence in itself. Yeah. Sì. In pratica noi vediamo il corpo nella sua relazione con l'ambiente. So we see the body in its relationship with the environment. Sviluppatosi nel tempo e nello spazio grazie a un'intelligenza intrinseca, all'intelligenza delle forze della natura. And this body that develops in time in a relationship with that wisdom and that intelligence of the nature. Esiste, secondo la biodinamica, una forza di amore. And it's also a force of life and a force of love. Che ci mantiene, ci sostiene. And a force that maintains us and sustains us. E ci permette di apprendere dalle sfide con l'ambiente. And that allows us also to take the challenges from the environment. Adattarci alle sfide dell'ambiente. And to adapt to these challenges. Per crescere e diventare sempre più complessi e raffinati. To develop, to get more complex and refined as human beings. Nel nostro modo di esprimere la vita sul pianeta. And to develop our own way to express life. In questo senso è molto in contrasto con un'attitudine meccanicistica. So that's in a big contrast with a view that is more mechanically oriented. No? Che dice causa-effetto. Se c'è un problema. Would look at cause and effect. There is a problem. E dobbiamo fare qualcosa sul problema. And we therefore have to do something with the problem. Nella biodinamica si osserva la vita, l'espressione della vita. In biodynamics, we observe the expressions of life. E il problema come la soluzione più plausibile che il corpo ha trovato nel momento. And we even look at the problem at the best solution that the body in the moment can find. Quindi supportando l'espressione della forza vitale. And we support that expression of the vital forces. Favoriamo la possibilità per il nostro organismo di trovare soluzioni sempre migliori.
and supporting our organism to find solutions that are always for the best, or even finding better solutions through the sessions that we are receiving. Quindi, I added something, sorry Kavi. E quindi uno degli aspetti fondamentali, ovviamente. So there's one of the most fundamental aspects. È che chiediamo all'operatore di cambiare osservazione. Is that the practitioner really needs to change the view of how we observe something. Rispetto al corpo, e vederlo non come un assemblamento di parti. And we look at the body not as a collection of parts, ma come un elemento unitario in costante trasformazione e adattamento. but as an element, a unified element that's in a constant becoming. In un certo senso la biodinamica vede il corpo più vicino all'acqua che vicino ai tessuti, alle ossa, alla terra. And in that way, biodynamics looks at the body more like the element of water, much more than the element of earth with the bones and the muscles and the tissue. No, e in termini scientifici, in termini di biologia, per esempio. And even in the terminology of biology and science. Se vogliamo essere accurati, quel tipo di osservazione. If we want to be accurate, the type of observation that we use è molto più vicina alla realtà. Is much closer to the reality. Che all'anatomia che osserva le ossa disidratate come se fossero delle parti che Dio si è messo a fare le ossa e poi le ha messe insieme. Yeah, so we look at the way we look at the body might be much more closer to reality than a view of bones that are dried out and died actually, that are not anymore alive. Mm-hmm. So, una cosa importantissima per poter fare questo è dobbiamo coltivare una capacità di vedere e percepire il corpo come un'entità unitaria e non come fatto di parti. So one of the main skills to develop to be able to do this work is to be able to see the body as a unit, as a unity, and not as different parts that are put together to function with each other. Questo razionalmente sembra molto semplice. Rationally that sounds very simple. E in termini pratici abbiamo talmente tanto sviluppato la specificità di vedere i dettagli e le parti separate che è difficilissimo accogliere l'unità del corpo. So in reality, though, we have been trained to see the details and look at the details, and it takes a big shift and training also to be able to perceive wholeness. Richiede anche uno stato dell'essere che è assestato e non messo a fuoco nel trovare qualcosa. And that also requires from the practitioner a state, an attitude that is not looking for something, that is not searching for something. Ed è per questo che noi iniziamo tutte le pratiche con un senso di centratura e neutralità. But it takes a centered and settled place inside, and therefore we really start every practice with that establishing of that inner space of being and for the practitioner. Sorry? Unity and neutral. So that we practice as
practitioners to come to unity and neutral. Penso, Bhadrena, che potrebbe essere un buon momento per fare l'esercizio di centratura. So Bhadrena will now step out of the role of a translator and will guide the exercise. Quindi Bhadrena adesso si sposterà dal suo ruolo di traduttrice e guiderà questo esercizio. And Kavi is translating Bhadrena. Can you follow that switch? E Kavi adesso comincerà a tradurre Bhadrena. Riuscite a seguire questo cambiamento? Bene. Okay, so just take a moment to bring your attention back to your own self. Prendete un momento per portare l'attenzione nuovamente verso voi stessi. And let go of the screen even, so that you can center the attention to the inside of the body. E per qualche momento lasciate perdere l'attenzione dallo schermo in modo da poter orientarvi verso la centratura nel vostro corpo. And we always start with something that is true in the moment. E cominciamo A perception that is true. E di solito cominciamo con una percezione di ciò che ci sembra vero nel momento. Yeah. So for instance, the feet on the ground. Ad esempio, la percezione dei piedi sul terreno. Yeah. And just feeling the contact of the foot of the sole of the foot. E sentire il contatto col terreno della pianta del piede. Maybe even push a little bit against it. E potete anche provare a spingere contro il pavimento per un po'. So that we can feel that we have feet right now. In modo da sentire di avere dei piedi adesso. And also pay attention how your pelvis is sitting on the surface. Prestando anche attenzione al modo in cui il bacino si adagia sulla superficie di appoggio. And just take a moment to balance it out, to find the most easy position to sit right now. Quindi prendete un momento per sperimentare con l'equilibrio e per trovare una posizione in cui vi è facile stare seduti adesso. So we're connecting to that sensation down into the earth, to the surface. E quindi ci colleghiamo alla sensazione del contatto con la superficie del terreno. And at the same time, allow the suspension to be present, a force that also allows you to sit upright. E allo stesso tempo notate, se riuscite a percepire, un senso di sospensione, una forza contraria alla gravità che ci permette di stare eretti. And just see that, to find that sweet spot between connecting down and rising up. E notate com'è trovare quel dolce punto che sta tra il connettersi verso il basso e verso la terra e il connettersi verso l'alto. So see that the spine is available, that you can feel the head finding a new position on top of the spine. Notando la presenza della colonna vertebrale
e permettendovi di adattare, adeguare la posizione della testa alla sommità della colonna vertebrale. And when you're ready, just start to follow the cycles of your breath. E quando vi sentite pronti, cominciate a prestare attenzione ai cicli della vostra respirazione. And wherever you enter the wave, if it's an in-breath or an on and out breath, just observe it. E semplicemente osservate in che modo entrate in contatto con la respirazione, se entrate in contatto nella fase di inspiro o nella fase di espirazione. And when you observe the out breath, you might connect a little bit more down and settle down. E quindi, quando prestate attenzione all'espirazione, notate come il corpo tende a orientarsi verso il basso, verso la terra. And when you orient to the in-breath, you might find the lift and the orientation up. E quando seguite l'inspirazione, forse riuscite a entrare in contatto con quel senso di sollevamento che vi porta verso l'alto. So next time you're breathing out, connect into the depth of the belly. E la prossima volta, con la prossima ispirazione, lasciatevi scendere verso e connettervi con la pancia. And use the belly as a place where we can rest our attention for a moment. In modo da usare lo spazio della pancia, del ventre, come uno spazio in cui possiamo riposare per un momento. And the belly can be that center that gives us a sense of being connected to ourselves. In modo che la pancia possa essere quello spazio di accoglienza in cui possiamo essere noi stessi. Connected to ourselves and be more ourselves. In contatto con noi stessi e essere di più noi stessi. And then from that centered presence, bring yourself and your attention back up into contact. E quindi da quello spazio di centratura con noi stessi, usando l'inspirazione, lasciatevi portare verso l'alto e in contatto con l'esterno. So that we bring our presence and attention behind our eyes, and when we look out, there is more of us here. In modo da riuscire a portare la nostra presenza dietro agli occhi, così che quando guardiamo fuori possiamo essere un po' più presenti. And if you want to turn on the sound, we can just let each other know that we are here. E se volete togliere il muto, potete far sapere a tutti gli altri che ci siete, dicendo semplicemente ci sono. I'm here. Io ci sono. Ci sono. Ci sono. Sono. I am here. Ci sono. Ci sono. Okay. So that centering exercise and many variations we use to connect to ourselves before we go into contact with a client.
Quindi questo esercizio di centratura e molti altri simili o anche diversi esercizi di centratura li utilizziamo sempre prima di entrare in contatto con il nostro cliente. So now we would be ready to start the work, right, Kavi? E in questo spazio siamo pronti per appunto entrare in contatto con il cliente e cominciare il lavoro. Yeah, and I'm actually meant now we are ready to start the work that you're going to present now and I shift role again. E quindi siamo pronti a continuare con il tema di oggi, di questo incontro. So Kavi is now continuing with the subject of today and I'm the translator. Il titolo di questo webinario era, credo, la tensione in armonia, l'armonia nella tensione, qualcosa del genere, giusto? La seconda, l'armonia nella tensione. Sì. The title of this meeting was the harmony in tension or tension in harmony, something to that matter. E la cosa che volevamo trasmettervi è che è abbastanza evidente quando studiamo fisiologia, anatomia, ma in qualche modo sfugge. And something that we want to look at is evident when we study physiology and anatomy, but often it escapes us. Già dal momento in cui noi cominciamo a formarci nella prima cellula fecondata, already from that very first moment where we develop from that one fertilized egg cell, noi abbiamo un rapporto con l'interno e l'esterno. We have a rapport, a connection to the inside and the outside. Questo rapporto è basato su un'armonizzazione di varie forze e varie tensioni. And this rapport is based on the different expressions of tensions, did you say? Forces that are maintaining tension. No, it's forces a relationship and between, tension. Yes. So, yeah. Siamo questa cellula con una sua membrana esterna. We are this cell with their external membrane. E abbiamo fluido intorno a noi. And we have fluid around us. Fluido all'interno della nostra membrana. Fluid inside, within the membrane. Poi abbiamo un nucleo. And we have a cell nucleus. Ma anche all'interno del nucleo abbiamo il fluido. But also within the nuclei is fluids. Quindi abbiamo fluido, membrana, fluido, membrana, fluido. And we have fluid and membrane and fluid and membrane and fluid and membrane. E all'interno dei fluidi abbiamo un certo gradient, una certa tensione alla quale la membrana deve adattarsi. And within we have that fluid that has a certain gradient, a certain quality also to which Pressure. the membrane needs a pressure to which the membrane needs to adjust. E quindi se voi osservate la cellula fecondata, per esempio, o ogni cellula del nostro corpo, ha una sua plasticità per adattarsi ai cambiamenti di pressione. That means if we observe these early cells or any cell really, they always need to adjust to a certain pressure. E le nostre cellule fanno hanno questa plasticità. And therefore our cells have a certain plasticity che ci permette di adattarci alle diverse forze dall'esterno e dall'interno.
And that allows the cell to adapt to the forces from the inside and the outside. I would have a picture to show. Do you want me to show that? Yes, that would be nice. Just to see really what you are talking about when we talk about a cell that is made of fluids. Ah, sorry, I shouldn't teach. Vabbè, stai facendo vedere un'immagine, va bene. See. And you were just talking about the fluidic protoplasm, that fluidity that needs to adjust. Sì. Ora, vedete, questa non è una cellula veramente, è un agglomerato di cellule. Ops, Bhadrena, è andato via l'immagine. Bhadrena, non ti sentiamo. Okay, it took away the sharing and my There we go. All right. Sì. Che cosa hai detto? Ho detto che questa non è una cellula unica, è un agglomerato di cellule. Yeah. We can go to the first one that looks like this. Or like this. Che cosa vuoi fare, Kavi? Tell me which one you want to show. No, quella che volevi mostrare tu, va bene. Questa va benissimo. Ok, bene. Se voi vedete questo, è una morula, è praticamente un blastociste, una fase della nostra evoluzione embrionale. It is the morula, it's almost a blastocyst. It's part of our embryonic development. Se voi vedete, tutte quelle che possiamo vedere qua sono delle cellule che sono ravvicinate, tenute insieme dalla pressione dell'esterno e dalla pressione. When we see that the cells are held together from the pressure from the outside and from a pressure on the inside. E si adattano e si connettono in un modo elastico. And they adapt and connect in an elastic way. Something just happened. Yes, ok. Ok. Quando noi... È sparito lo sharing un'altra volta, Bhadrena. See, you want it still there? Sì. You want it there? Sì. Ok, lo fa di nuovo. Ok. Quando noi vediamo le cellule che si aggregano in questo modo, when we see cells that are connected in that way, sappiamo che stanno costituendo dei tessuti. Then we know that they are generati. That they will form into tissues. Sì. I tessuti del nostro corpo, di qualsiasi qualità siano, sono agglomerati di cellule. And we know that all the tissue in our body, whatever density and form it has, are made out of cells. Sono gruppi di cellule che stanno insieme. And they're groups of cells that stay together. E che cooperano insieme, sempre rispondendo a questa elasticità. And they cooperate with each other and respond to that elasticity. Okay. Quando poi nasciamo, and then when we are born, abbiamo una sfida aggiuntiva. We have an extra challenge. Perché dobbiamo gestire non più un mondo nell'acqua, ma un mondo nell'aria. Because then we don't need to digest or integrate the world of water, but also the world of air. E quando siamo in un mondo d'aria, siamo più suscettibili alla forza di gravità. And when we are in this world of air here, we're also more susceptible to the forces of gravity. Lo sappiamo questo, se andiamo nell'acqua si fluttua,
Se stiamo in piedi, Yeah. il peso si sente di più. We know that, of course, because when we're in water, we float, and when we're on our feet here on the earth, we weigh more. So, sentiamo il peso del nostro corpo che ci tira, l'attrazione di madre terra che ci tira verso il basso. Then we feel the attraction from Mother Earth that connects us down. Ma pensate un attimo, se il nostro corpo non avesse sviluppato quella tensione elastica, But think for a moment, if our body wouldn't have developed that elastic tension, in risposta alla forza di gravità saremmo come un pomodoro bello, maturo. we would just like a blob fall down and melt on the ground. Cederemmo alla forza di gravità senza una risposta. We would give in to the forces of gravity without a response to it. E invece i nostri tessuti hanno praticato per 9 mesi e oltre proprio quella capacità di stare in tensione. And our tissue has practiced 9 months intrauterine and afterwards as well to stay in that tension. In una tensione che ci tiene come sospesi. A tension that allows us like suspended to be suspended. Yeah? Capite com'è assurdo pensare che il corpo sia fatto di parti messe insieme? Cederebbe la gravità immediatamente. Then you understand how absurd it is to think that the body is put together from different parts, because they would fall apart or would fall down. They would just give it to gravity. They would give in to gravity, yeah. E invece questa tensione, che è parte proprio inerente del nostro corpo, It's that tension that's inherent to the body. ricordate questo giochino da piccoli? You remember that game that we did as little ones? We usually did it with strings. Il nostro corpo crea nella sua interazione tra i tessuti e le forme un'elasticità che gli permette di stare sospeso. Our body, through the tissues and the different connections, allows us to be connected and to have that suspension feeling, that elasticity feeling. Immaginate il cuore, per dire uno. Just imagine the heart, to take one example. Il cuore è pieno di legamenti e di fibre. The heart is full of ligaments and fibers. Che lo tengono, guardate, immaginatevi di avere un cuore qua, lo tengono sospeso nella gabbia toracica. And these tissues hold the heart suspended in the chest cavity. In modo che possa fare le sue pulsazioni So that it can do its heartbeat, its pulsations. E senza cedere e gravare sul nostro diaframma. Without sitting or lowering itself too much onto the diaphragm. Rimane in sospensione grazie a questa meravigliosa armonica tensione bilanciata. It stays in that suspension thanks to that harmonious balanced tension of the fibers and tissues. L'utero, la prostata. Uterus, the same. The prostata, the same. Prostate, the same. Non sarebbe un buon segno se la prostata plop o l'utero plop cade sul pavimento pelvico. Devono starsene sospesi da questo meraviglioso intreccio di tessuti e fluidi. So these organs are not meant to land on the pelvic floor. They need to be suspended and held, suspended in fluids, in tissues, in like that elastic In a field. hold.
in a field. in a field. Quindi immaginatevi il corpo completamente creato e mantenuto da forze che costantemente si adattano a tutti questi movimenti incredibili che i nostri organi e i nostri muscoli fanno. And then we have to imagine that our body is constantly adjusting and responding to every motion, every turn, everything that our muscles and our fascia is doing. Provate anche semplicemente voi. Fate una bella rotazione per guardarvi dietro le spalle. Let's try, you know, and do a nice rotation and look behind your shoulders. E fatelo lentamente in modo da potervi gustare quanto ampio è questo movimento che dovete fare per guardarvi dietro. And do it slowly so you can really feel everything that needs to happen to make that movement to the back. Per esempio, se noi cominciamo a guardare con gli occhi, partendo dagli occhi, When we start with the eyes, notate che è già un po' difficile perché come io sposto gli occhi a sinistra, già il collo comincia a entrare in gioco. L'avete notato? when I start with the eyes, the neck wants to answer right away. E quindi se continuate a seguire, quando è che comincia a ruotare il collo invece che solo la testa? And notice when the neck is starting to get involved and not just the head. E quando è che poi la schiena, la parte alta del torace, comincia a ruotare? And when the thoracic area starts to get involved. Stiamo testimoniando la reciprocità della tensione del nostro corpo lungo l'asse centrale. So we're observing the reciprocity of our body along the central axis. Ora immaginatevi, se c'è una parte di questi tessuti che perde la sua capacità elastica o Then deve gestire... imagine what happens when one part of the body loses its elasticity. o una zona diventa stagnante, i fluidi non respirano. An area gets stagnant and the fluids don't breathe anymore. Non è solo, per esempio, la spalla avere un problema, è tutto l'insieme del corpo che ha un problema. Then we see that it's not just the shoulder that has a problem, it's actually the whole body that gets influenced and is affected by it. Spesso, per esempio, un'infiammazione della spalla, for instance, if there is an inflammation of the shoulder, questa infiammazione non è la causa. we can also then also say that this inflammation is not the origin, it's the result of something. Perché magari si è persa quella elasticità di adattamento al movimento e questa parte ne subisce le conseguenze. So if the body as a whole loses that elasticity and that reciprocity, then that area here might just have as a consequence that inflammation. Vedete? Questo è un punto molto importante nella biodinamica. And that's a very important point or subject in biodynamics. Perché se io mi faccio condurre nel mio trattamento dal sintomo, because if I then would get guided in my treatments, in my sessions by the symptom, io non saprò se sto trattando la vera causa o sto trattando semplicemente un risultato. then I would never know if I start to treat the cause or the origin of something or simply the result. If I get guided by the symptom. Yeah. E la biodinamica ci dice l'origine è sempre legata alla forza vitale. And biodynamics tells us
that the cause or the origin is always connected to the vital forces. Come faccio quindi a seguire l'intenzione, quell'intelligenza che abbiamo detto all'inizio di questo webinario? And how do I manage then to listen to these to these forces, these vital forces that we talked about at the beginning of this webinar? Quell'intelligenza che ha formato il nostro corpo. This intelligence that has made and formed our body. Quell'intelligenza che sa anche come ripararlo. It's the same intelligence that also know how to repair the body. E sarà proprio quella intelligenza And it's really this same intelligence che condurrà il trattamento. that will guide the treatment. Un po' come se vi prenderà per mano e dice: qui guarda, lascia perdere questo per ora. Magari qui sul fianco destro. It often feels like being taken by the hand and being guided to touch an area that says, just like, here, I need your hand and your presence here. Sul fianco destro, per esempio. For instance, to the destra. Sì, destro, il destro, assolutamente destro. To the left side of your hip. Right. Right. Sinistra, Sì. sì, destra. 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 Right, yeah. E quando Scusa. studiamo l'anatomia, la fisiologia, ci accorgiamo And then when we study physiology, then we become aware che se la sacroiliaca perde when mobilità, that sacroiliac joint on that right side perde mobilità, loses its mobility, quella meravigliosa tensione bilanciata, then that wonderful balanced tension che ci permette di ruotare e di adattarci alla rotazione, that also allows us to rotate and adapt to the rotation, perde armonia, that loses its harmony. diventa uno sbilanciamento tra le tensioni. And then an imbalance between the tensions starts to happen. Immaginate, se le mie spalle non possono più essere sbilanciate, cominceranno a rispondere in modi diversi. And when my shoulders then, for instance, cannot balance anymore, but need to adjust in a different way, Ci sarà frizione, ci saranno processi infiammatori, then we start to have pressure, we start to have inflammation processes. e il corpo dirà: mi scusi, qui fa male, qualcosa non va. And the body says, hey, sorry, something hurts here, something is not all right. Quindi la capacità di percepire queste dimensioni sospese di tensione bilanciata è fondamentale. And so it is very fundamental to sense the tension, that suspended tension. It's fundamental, yeah. Ok. Per esempio, un'esperienza che possiamo fare anche adesso. Something that we can do right now. Entrate in contatto con la zona del basso ventre. Che cos'è basso ventre? The lower belly? Mm-hmm. Yeah, okay, make contact to your lower belly. Un po' come se potesse, se il vostro ventre, il vostro addome, fosse una sfera. As if, like your belly is a sphere, the ball. And place your hands, e mettete le vostre mani come se poteste contenere questa sfera. And then place your hands in a way that you can hold that ball, that sphere. E cominciate a giocare con la tensione. Spingete, fate un po' di pressione sulla pancia. And then play with that idea of pressure
and just add a little bit of compression into the belly. E sentite se c'è una spinta opposta, una spinta And a then rimbalzo. feel if there is like the opposite pushback. Dovreste essere in grado di sentire come in tutti i tessuti la salute ci parla. And then we're supposed to feel, or we probably feel, that healthy, that response of health that talks to us. Un senso di rimbalzo, come? Like a spring, a pushing back, like a trampoline kind of sensation. Premete leggermente e vedete se il corpo risponde a questa vostra pressione con una pressione opposta. And just explore if the body responds with our pressure with a counter pressure. È bello, se ci pensate, è quasi un dialogo non verbale. It's Io mi like a premo e il corpo non-verbal fa, dialogue. We bring something in and it responds from inside. Provate anche il torace. Then find also the Chest. thorax, the chest area, the thorax. Ora, in questo periodo, con la paura di respirare, con le mascherine, con la paura del Covid e tutta quella roba lì, il torace tende a essere parecchio più rigido. And especially in these times that we have, where sometimes we don't dare to breathe deeply, or we have a mask, or we're afraid of many things. We don't dare to breathe fully. Quindi il torace tende a diventare più rigido. Yeah, and then we can observe that chest area, the whole thorax, gets a bit more rigid. Quindi come entrare in contatto con questa zona? And how is it to get in contact with this zone here? E aggiungere solamente una piccolissima pressione. And then add a tiny bit of pressure. Tanto che vi permetta di sentire il rimbalzo dei tessuti sottostanti. So that you can, just enough that you can feel the spring of the tissue pushing back from underneath. Se lo sentite, stateci qualche istante. And just stay with that for a moment. Vi accorgerete che il corpo si sente come contattato. And notice when the body feels contacted, Comincerà feels a fare qualcosa. felt, and something starts. Huh? Scusa? Comincerà a fare qualcosa. And then we start to do something. No. No, the body starts to do something. Scusa. E non so voi, ma già il fatto che la mia mano stia in ascolto della pressione del mio corpo. When my hand then listens to the response and the pressure from the body, in qualche modo mi sento anche come più intimamente in contatto con me stesso. and I also feel more intimate in contact with myself. Rilassatevi un po'. And then relax your arms again. E così, come un'informazione aggiuntiva. And as an additional information, questa tensione bilanciata si sente particolarmente
is that this balanced tension you feel especially in alcune zone del nostro corpo. in some areas of the body, or in specific areas of the body. Uno è il pavimento pelvico, sotto la pancia. One is that area of the pelvic floor at the bottom of the belly, dove i tessuti fanno una vera e propria amaca per gli intestini, l'apparato genitale. where the tissue create like a hammock for all the digestive organs and the Sexual organ. sexual organs, the genitals. Un'altra zona è il diaframma respiratorio, proprio questo qua sotto. Then another zone, another area is the respiratory diaphragm, dove i tessuti fanno una vera e propria cupola sopra il where petto the dello stomaco. tissue makes like a cupola, a dome. Oh. Sopra cui si adagiano i polmoni e il cuore. Above which we have the heart and the lungs. Se il nostro diaframma non ha una tensione armonica e bilanciata, If our diaphragm doesn't have a harmonic, balanced tension, immaginate, respiriamo non so quante migliaia di volte al giorno, and then imagine how many times, millions of times we breathe during the day. Thousands. Questa tensione sbilanciata si trasmette al resto del corpo attraverso semplicemente la respirazione. Then that disbalanced area of the diaphragm will transmit itself to the rest of the body, will transmit the imbalance to the rest of the body. E un'altra importante area è quello che chiamiamo l'accesso toracico. And another important area is the thoracic inlet up here. Che è la zona che abbiamo contattato prima con il cuore. This is where we were touching just before. Ma lo sapete che ce n'è un altro di diaframma di questo tipo dentro la testa? Yes, of course. And then we have another one of these diaphragms inside the head, inside the cranium. E questa è una roba pazzesca del cranio sacrale. And this is really the crazy thing about craniosacral. Perché la pancia si può toccare, questo respiratorio si può toccare, questo dai sì, si tocca, ma quello dentro la testa. So we can touch our belly, our respiratory diaphragm, our thoracic inlet, but how and what are we going to do about that inside of the head? E questo è qualcosa che ci racconta Bhadrena adesso. And that's a story Bhadrena will tell. Yeah, so when we switch again, just stretch for a moment. Just move e quindi adesso yourself che a facciamo un little altro bit. cambiamento, stiracchiatevi un po', muovetevi un attimo nello spazio. Yes, when we talk about all these balanced tensions, it's good to mobilize the joints a little bit. Sì, quando parliamo della take... tensione bilanciata è sempre bene mobilizzare un po' le articolazioni. And I also want to show you a model. Look at this. E vi voglio far vedere un modello, guardate questo. When Kavi talks about the balanced tension, this is one of the models that really shows how everything is connected and needs to respond to each other. Quando Kavi parla della tensione bilanciata, questo modello dimostra molto accuratamente il modo in cui appunto un'organizzazione si mantiene in equilibrio attraverso la tensione reciproca. Thank you for elaborating. I just didn't Va know what to say. bene, va bene. Forte, Now, the
when Kavi says, and we also have this reciprocal tension inside our head. E poi Kavi ha detto, abbiamo anche questa tensione reciproca all'interno del cranio. Now that's a real interesting structure. And I just show you a picture of how it looks, two-dimensional picture first. E questo è all'interno del cranio, infatti abbiamo questa struttura interessante di cui vi mostro inizialmente un'immagine bidimensionale. So we do have, of course, our brain structure, we have our central nervous system inside the head. Chiaramente all'interno del cranio abbiamo le strutture dell'encefalo e del sistema nervoso centrale. Yeah. But we also have these structures that are made of dura mater that stabilize our brain and brain structures. Ma abbiamo anche queste membrane, queste strutture formate di membrane che la membrana si chiama dura mater, che stabilizzano il cervello all'interno del cranio. Yeah. And one of the beautiful horizontal layers really is called tentorium, like a tent. Quando guardiamo il cranio secondo una visione orizzontale, vediamo questa tenda che si chiama il tentorio. Yeah, that would be right here, right? Che sarebbe questa parte che sto indicando con il cursore. Yeah. Now, I want to tell you a little story. Voglio raccontarvi una piccola storia. It was a long time ago that I worked with about an 8-year-old boy. Tanto tempo fa stavo facendo una seduta a un bambino di 8 anni. And I was holding his head, you know, I was working from the outside, right? We cannot go inside to touch here. We touch from the outside. E stavo facendo la seduta toccando la sua testa, ovviamente dall'esterno, non è che si può andare con le mani nella testa, ci mancherebbe. And there was a bit of a twist that I was feeling. And nella mia percezione sentivo un po' una specie di torsione. Yeah. And we had a good connection and we talked a lot what he was feeling. And I asked him, do you know that you have a tent in your head? E lui avevamo un bel rapporto e si chiacchierava mentre si faceva questa seduta. E a un certo punto gli ho detto, ma lo sai che c'hai una tenda nella testa? And 8-year-old boy is not censoring his perception. He just says, of course I have a tent in my head. E un bimbo di 8 anni non è che censura tanto i suoi pensieri e quindi mi rispose, certo che ho una tenda nella testa, naturalmente. And he described in details. It goes forward up there to the eyes, and there is like the tip of the tent, and then it spreads to the side, and it's a little bit imbalanced on one side. E lui ha descritto accuratissimamente proprio la posizione di questa tenda che dal dietro andava verso l'avanti e dove c'erano dei punti in cui era collegata e che era un po' storta da una parte. So if I show you here how this reciprocal tension membrane is sitting inside the head. Quindi vorrei mostrarvi qui il modo in cui questa membrana che chiamiamo membrana a tensione reciproca è localizzata all'interno del cranio. So the tentorium is really reaching forward towards the eyes. Vedete, il tentorio, quella tenda, davvero va dal dietro verso l'avanti, cioè verso gli occhi. But also it spreads sideways towards the ears. Ma anche si distende verso le orecchie. Yeah. So this young boy Quindi questo was ragazzino
perceiving himself inside era in grado di sentire dentro di sé while I was working on the outside. mentre io lavoravo sul cranio dall'esterno. And he was describing very clearly when something started to balance. E in modo molto accurato era in grado di percepire e descrivere quando qualcosa ritrovava un equilibrio. So he had a very clear inner perception. E la sua percezione interiore era molto chiara. And he could feel this structure inside his head. Era in grado di percepire questa struttura all'interno del suo cranio. Now, interesting, you know, like it's a big story around it. He also felt, oh, here we need to put some wood underneath, he said, and here I need to get some repair kit for what you use for the bicycle tire. Durante la seduta lui poi anche mi raccontava cose tipo là sotto devo metterci una zeppa di legno e invece in quell'altro pezzo devo mettere, sai, quel materiale che metti per riparare le biciclette? So he was working with symbols and imagination from the inside while his body started to find a new balance. E lui quindi lavorava con simboli e immagini che fossero coerenti con quello che sentiva dentro di sé, mentre il suo corpo stava facendo un processo di riorganizzazione. So Kavi was asking us before, well, we can touch these reciprocal tension tissues right here, but how do we connect, for instance, to this tentorium? E Kavi ci diceva prima che sì, è facile, possiamo facilmente contattare questi diaframmi. Hai detto diaframmi, Bhadrena? Queste strutture dall'esterno quando si tratta del corpo, ma come facciamo a contattare le membrane all'interno della testa? Now, of course, that will be a big part of the training to get to know all these different bones and where that membrane is connecting inside and how it is structured. Ovviamente è una grande parte della formazione conoscere tutte le diverse forme delle ossa, il nome delle ossa e anche sapere in che modo questa membrana è collegata alle singole strutture. Yeah, because when we know that the body is whole and is a unit. Ma quando sappiamo che il corpo, quando ci orientiamo e teniamo presente che il corpo è un'unità funzionale, and if we know that the body always tries to adapt and to maintain a balance, e se ci fidiamo di questo principio che il corpo costantemente cerca di trovare, di adattarsi e di trovare un equilibrio, the work with these structures inside the head that constantly search for the best balance, il lavoro di queste strutture costantemente in ricerca di un equilibrio adeguato, and the work of the practitioner with these membranes, e il lavoro dell'operatore con queste membrane, will also support the function of the brain. Ah, ok. Quindi il costante adattamento di queste membrane nella ricerca di un equilibrio e anche l'aiuto da parte dell'operatore di trovare questo equilibrio ha un importante effetto anche sulla plasticità e sulle funzioni del cervello. Yeah, so we cannot just see these membranes as being, you know, separate from the brain. Quindi in realtà, come per tutto il corpo, non possiamo vedere queste membrane come, diciamo, un elemento separato dal cervello.
but as part of the whole body that is breathing with the primary respiration. Ma come That parte is breathing with the vital forces. Ma come parte di un organismo che risponde e che respira con le forze vitali. So let's try with each other. Quindi vorrei proporvi di provare qualcosa insieme. See if you can put one hand on your frontal bone, on your frontal bone. Quindi posiamo gentilmente una mano sulla fronte. Yeah. And a hand on the occiput. E l'altra mano la mettiamo sull'occipite, sulla nuca. And I know we have to be a little suspended with our elbows. No? E dobbiamo trovare il modo per mantenere i nostri gomiti anche un po' sospesi. Yeah. And then you know that we have this structure inside our head that is breathing together with the vital forces. It's expanding and rolling in on itself. Quindi provate a immaginare questa respirazione di queste membrane all'interno del cranio, che durante l'inspirazione il cranio si espande e queste membrane si riavvolgono su se stesse. So the membrane is adjusting to the breathing of the whole body and the whole head. Così da percepire il modo in cui queste membrane rispondono e si adeguano alla respirazione di tutto l'organismo. Non solo la respirazione polmonare, ma appunto la respirazione di queste forze vitali. Yeah. So maybe you start to sense that these membranes are having a rhythm. E forse vi sarà possibile cominciare a riconoscere che la respirazione di queste membrane hanno un ritmo. And it sometimes feels like they're unfolding and rolling in and unrolling, kind of. È una sensazione di qualcosa che I don't know how to say, unfolding. Rolling in and unrolling. Che si avvolge su se stesso e poi si svolge. Si svolge. And sometimes we can actually feel that. It's like the embryo that rolls in on itself and then unrolls again. E a volte sembra quasi proprio una reminiscenza di questo gesto dell'embrione che si avvolge su se stesso prima di estendersi. And if you want to look at the picture, at the model once more, it's something like this, is rolling in on itself and unrolling. Vedete, se guardate il modello, e vi faccio vedere con le mani, questo sarebbe il rolling in, il riavvolgimento, e questa è l'estensione. Yeah. So let's relax our arms for a moment. E quindi possiamo rilassare le braccia per un momento. And just sense that connection from the frontal bone all the way back to the occiput. E per un momento internamente notate la connessione, la centratura di questa connessione tra l'occipite, between The frontal and tra occiput. l'occipite e la fronte e l'osso frontale. It's like a midline that goes through, like connects the front in the center. È come un asse centrale che connette la parte anteriore e la parte posteriore del nostro cranio. And also gives us a sense of orientation.
E questo ci dà anche un senso di orientamento. Mm. And then take your fingers and put them on your ear. E quindi If you can. Well, some have the earphones, then it's not so easy. No? Intorno, dici Bhadrena, alle orecchie? Like this. Just put your fingers like here in the ear canal, on the ear lobe. Così? Mm-hmm. E Just quindi kind of prendete, hold it like this. sì, prendete tipo le dita, prendete come il lobo delle orecchie tra le dita, la parte del canale uditivo e il lobo tra le dita, così. Yeah. And then if you imagine that you have this tentorium across from one ear to the other. E immaginate, visualizzate la presenza di questa tenda, di questo tentorio, che si estende fra un orecchio e l'altro. Yeah. And remember that longitudinal, now that axis, that middle axis that we just contacted. It's like a cross. One is here and here. Yeah. E questo tentorio è collegato anche con quest'asse anteriore e posteriore di cui abbiamo parlato prima, è un po' come una croce. Mm-hmm. And then just give that tentorium a little bit of space to the side. E usando il contatto date semplicemente un po' di spazio laterale a questa tenda. Very, very gentle. In modo molto gentile e delicato. And remember the midline. Ricordandovi sempre quest'asse longitudinale, quest'asse centrale. Yeah. Just give it another few seconds. E datevi ancora qualche secondo. And if you want to relax your arms, you relax them. E quindi dopodiché potete riposare le braccia. And just continue to sense. Did you get a sense of that connection horizontally through the whole head? E ascoltate internamente se avete avuto una percezione di questo collegamento con questa struttura all'interno della testa. Yeah. And if you want to just spend some time sensing that structure, the midline structure of the forks and the horizontal structure of the tentorium, just get a sense of it. E prendiamoci qualche momento semplicemente per avere un'impressione di quest'asse anteriore e posteriore che chiamiamo la falce del cervello e la tenda che orizzontalmente si collega tra un orecchio e l'altro. See how you find a balance inside your head, how to find a balance, a neutral inside the head. Notando in che modo riconoscete la presenza di una neutralità, di un equilibrio all'interno della vostra testa. Maybe it's even a place where it gets still for a moment. Forse riconoscete uno spazio in cui c'è un quiete, silenzio. All right. We're coming to the ending of our time together. E stiamo raggiungendo la fine del nostro incontro insieme. But what we could do is just type a few words in the chat of what you were sensing just now when we went into contact with this reciprocal
tension membrane inside the head. E sarebbe bello se ognuno potesse scrivere qualche parola su cosa avete sentito quando vi siete messi in contatto con questa membrana a tensione reciproca all'interno del vostro cranio. And Kavi, what do you want to add? Anything? Do you want to add anything here? Sto leggendo. Space in the head. Rilassamento, relaxation, centering, a wave. Remembering how balance feels. Yeah, nice. So in Craniosacral Biodynamics, we will support that balance. Nelle sedute di biodinamica craniosacrale supportiamo questa capacità intrinseca di equilibrio. Yeah. To start to feel more space, to start to feel lighter, to start to feel more centered. In modo da poter sentire più centratura, più spazio, più leggerezza. More vitality, maybe more motion. E questo permette l'espressione della vitalità e del movimento. Yeah, exactly. So we can feel centered and still, and at the same time more flexibility and movement, just like it's written here. E in questo modo possiamo sentirci centrati, ma allo stesso tempo con più flessibilità e movimento, come è scritto nella chat. So I can pass it on to you, Kavi, again. Do you want to add something, or Osho Miasto wants to add something? Sì, io voglio ringraziarvi per la presenza e la piacevolezza di stare un po' insieme a parlare di queste tematiche. I want to thank you for being present and being here to explore some of these thematics. Sì, Osho Miasto, cosa ci vuoi dire?